Benvenuti su Brain Rush. Oggi parleremo di intelligenza artificiale sui dispositivi Apple. Purtroppo, Apple Intelligence sarà disponibile solo su iPhone 16, iPhone 15 Pro e dispositivi con chip M1 e successivi. Inoltre probabilmente in Europa sarà a pagamento con un abbonamento mensile. Ma non è questo l'argomento principale del video di oggi. Una soluzione a tutto questo è un comando rapido che integra Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, direttamente ai nostri dispositivi Apple, permettendoci di interagire con l'AI in qualsiasi situazione, da qualsiasi dispositivo ed in modo totalmente gratuito. Ecco un esempio di utilizzo in cui chiedo a Gemini di fare uno screenshot e analizzare questo grafico sul mio iPhone. Questo è il grafico delle visualizzazioni di un video sull'app YouTube Studio. Immediatamente viene fatto uno screenshot e inviato a Gemini, che analizza il grafico e mi fornisce una risposta precisa e accurata. Dopo aver letto la risposta è possibile fare diverse cose, come copiarla negli appunti, continuare la chat, mostrarla di nuovo o creare una nuova nota contenente la risposta. Se Gemini dovesse includere degli URL nella risposta, nel menu verrebbero aggiunti delle voci in modo da poter visitare la pagina proposta. Un'altra delle tante cose che si possono fare è chiedere a Gemini di creare dei testi o di modificarli, e questo può essere fatto su qualsiasi testo a prescindere dall'applicazione che stiamo usando. Su iPhone è presente un'opzione chiamata doppio tocco che ci permette di toccare 2 volte il retro dell'iPhone per eseguire un'azione. Questo ci permette di eseguire questo comando rapido in qualsiasi momento e in qualsiasi applicazione in modo rapido. Ad esempio, se volessi chiedere a Gemini di scrivere un messaggio per me, mi basterebbe aprire WhatsApp, toccare 2 volte il retro dell'iPhone e chiedere a Gemini di scrivere il messaggio per poi incollarlo e inviarlo. Questo comando rapido può essere usato su qualsiasi dispositivo Apple, quindi anche iPad, Mac ed Apple Watch. Infatti una delle cose che mi sono tornate più utili è proprio l'utilizzo su Apple Watch, perché in questo modo abbiamo la possibilità di accedere all'intelligenza artificiale e ottenere informazioni direttamente sul nostro polso in qualsiasi momento e senza il bisogno di estrarre il telefono dalla tasca. Ecco un esempio in cui dal mio Apple Watch chiedo a Gemini cosa c'è in questo momento su Italia 1 e mi viene fornita una risposta ottenuta grazie a una ricerca su internet fatta in modo totalmente automatico dall'intelligenza artificiale. Ovviamente questo può essere usato anche in contesti ben più complessi, questo era solo un esempio. Se non ti interessa sapere come funziona e come si crea, puoi passare direttamente alla parte del video in cui spiego come scaricarlo e configurarlo. Vediamo come creare questo comando rapido. Per prima cosa dobbiamo aprire l'applicazione comandi rapidi. Io lo sto facendo sul Mac per comodità, ma è possibile fare la stessa cosa anche su iPhone e iPad. Creiamo un nuovo comando rapido e assegniamo un nome, come Gemini o Apple Intelligence. Una volta fatto ciò, attiviamo queste impostazioni. Metti in evidenza nella barra dei menu, mostra sul pannello di condivisione, usa come azione rapida e soprattutto mostra su Apple Watch. A questo punto la prima cosa che ci serve è una variabile che contiene l'input del comando rapido, che poi più avanti andremo a sostituire con la domanda dell'utente. Quindi aggiungiamo l'azione imposta variabile e assegniamo input come nome nella variabile. Nel prompt da inviare a Gemini dobbiamo inserire diverse informazioni per fargli capire qual è il contesto della domanda che gli stiamo facendo. Quindi creiamo una nuova variabile vuota. Per farlo aggiungiamo un elemento testo che lasciamo vuoto e l'azione imposta variabile, in cui inseriamo come nome della variabile testo estratto. Per dare un contesto a Gemini, ad esempio quando facciamo una domanda relativa ad un testo, una pagina web o un PDF, dobbiamo inviargli quello a cui ci stiamo riferendo, e questo va fatto in modo diverso in base al tipo di dato. Quindi aggiungiamo l'azione ottieni tipo per prendere il tipo di dato passato in input al comando rapido. A questo punto, per gestire i diversi tipi dobbiamo aggiungere una serie di condizioni, quindi aggiungiamo un se e mettiamo come condizione se tipo è PDF. Dovete scriverlo esattamente in questo modo, altrimenti non funzionerà. Dentro questo se dobbiamo estrarre il testo da PDF passato come input, quindi aggiungiamo l'azione ottieni testo da PDF. Il PDF da cui questa azione deve estrarre il testo è proprio la variabile che all'inizio abbiamo chiamato input. Ora creiamo un nuovo testo per specificare a Gemini che il testo che stiamo per passare è stato estratto da un PDF, quindi aggiungiamo l'azione imposta variabile e l'elemento testo e dentro scriviamo testo estratto dal PDF e inseriamo quello che ci viene ritornato dall'azione ottieni testo da PDF. A questa variabile assegniamo testo estratto come nome. A questo punto quello che manca è la domanda dell'utente, relativa in questo caso al PDF. Per richiederla aggiungiamo l'azione richiedi input in cui scriviamo la richiesta che verrà fatta all'utente, ad esempio cosa vuoi chiedere? E l'azione imposta variabile per impostare la domanda dell'utente sulla variabile input. Un blocco simile lo dobbiamo fare per estrarre il testo dalle pagine web, quindi aggiungiamo un altro se e mettiamo come condizione stavolta se tipo è pagina web di Safari. Anche qui pagina web di Safari deve essere scritto esattamente in questo modo. Per prendere i contenuti da una pagina web possiamo usare l'azione ottieni i contenuti alla pagina web, quindi aggiungiamo questa azione e mettiamo come input la variabile input che abbiamo creato prima. A questo punto, proprio come abbiamo fatto per i PDF, cerchiamo di dare un contesto al testo che passiamo a Gemini,
quindi aggiungiamo un testo e scriviamo testo estratto dalla pagina web è quello che ci viene ritornato all'azione ottieni contenuti dalla pagina web. E assegniamo questo testo alla variabile testo estratto, che è quella che passeremo direttamente nel prompt. Anche qui è necessario chiedere la domanda dell'utente relativa in questo caso alla pagina web, quindi possiamo copiare e incollare le due azioni che abbiamo messo nel blocco precedente. Se l'utente seleziona un testo e lo condivide con il comando rapido, il tipo sarà testo, quindi aggiungiamo un altro se in cui mettiamo come condizione se tipo è testo. Aggiungiamo un testo e scriviamo testo estratto, due punti, in questo caso possiamo inserire direttamente la variabile input. Aggiungiamo l'azione imposta variabile, impostiamo questo testo sulla variabile testo estratto e inseriamo le azioni per ottenere la domanda dell'utente. Se viene condivisa un'immagine con il comando rapido, questa immagine potrebbe essere di due tipi, quindi aggiungiamo un se e stavolta mettiamo due condizioni. La prima deve essere se tipo è immagini e la seconda se tipo è foto. Per inviare l'immagine a Gemini dobbiamo prima convertirla in JPEG e poi codificarla in base 64. Per farlo usiamo l'azione converti immagine e inseriamo la variabile input per convertirla in JPEG e l'azione codifica in base 64 per codificarla. Qui aggiungiamo una nuova variabile, quindi usiamo imposta variabile per crearla e la chiamiamo immagine codificata. Aggiungiamo le azioni per chiedere la domanda e modifichiamo questa opzione su codifica base 64 impostando le interruzioni di riga su nessuna. Una delle azioni più utili di questo comando rapido è quella di chiedere di fare uno screenshot e fare direttamente la domanda. Per fare questo ci serve analizzare la domanda, quindi creiamo un testo che contiene la domanda. Ora possiamo analizzare la domanda e vedere se contiene la frase che chiede di fare uno screenshot. Per farlo aggiungiamo un se in cui mettiamo diverse condizioni per i diversi modi in cui si può chiedere. La prima condizione è se testo, il testo che contiene la domanda, contiene fai uno screenshot. La seconda condizione è se testo contiene cattura lo schermo. La terza condizione è se testo contiene scatto uno screenshot. La quarta è se testo contiene guarda lo schermo. E la quinta ed ultima è se testo contiene segui uno screenshot. Per evitare che nello screenshot venga la finestra di dialogo usata per chiedere la domanda all'utente, usiamo l'azione attendi per attendere un secondo e dare il tempo alla finestra di chiudersi. A questo punto il comando rapido può fare lo screenshot e, come prima, dobbiamo convertirlo in JPEG per poi codificarlo in base 64, quindi aggiungiamo l'azione converti per convertirlo in JPEG e l'azione codifica base 64 per codificarla, impostando l'interruzione di riga su nessuna. Per passare l'immagine a Gemini usiamo la stessa variabile che abbiamo usato prima, quindi aggiungiamo l'azione imposta variabile e impostiamo lo screenshot codificato in base 64 sulla variabile immagine codificata. Per inviare la richiesta a Gemini ci servono due parametri da inserire nell'URL, che sono il modello che vogliamo usare e la chiave, che più avanti nel video vedremo come creare. Quindi aggiungiamo un testo che salviamo in una variabile che chiamiamo model e un altro testo che salviamo in una variabile che chiamiamo API key. Il modello di Gemini che useremo in questo comando rapido è il Flash 2.0. Ho scelto di usare questo perché paragonato agli altri modelli è quello più adatto, quindi scriviamo questo nella variabile del modello. Per evitare che Gemini faccia errori sulla data attuale, aggiungiamo la data nel prompt e lo facciamo usando l'azione data. A questo punto siamo pronti per scrivere il prompt, quindi aggiungiamo un testo e scriviamo istruzioni. Sei un assistente che è integrato nei dispositivi Apple. Parla in italiano, rispondi in modo preciso. Se il prompt contiene frasi come fai uno screenshot o cose simili, ignora queste frasi.
Se scrivi un URL non scriverlo come URL tra parentesi quadre, URL tra parentesi tonde, ma scrivilo solo come URL. Quindi evita di scriverlo 2 volte e di inserire parentesi, ma inserisci solo HTTP eccetera. Questo perché Gemini usa la formattazione Markdown che serve per separare il testo visualizzato dall'URL reale, ma in questo caso non ci serve usarlo. Poi scriviamo: se ti chiedo di scrivere qualcosa, scrivi solo il testo richiesto senza aggiungere spiegazioni al di fuori. Quindi aggiungiamo la data e ora attuali passando l'azione che abbiamo aggiunto prima. Aggiungiamo la domanda e il testo estratto usando le 2 variabili che abbiamo creato e il prompt è completo. Impostiamo quindi una variabile per questo prompt e la chiamiamo domanda completa. Ora dobbiamo strutturare il colpo per la richiesta da inviare a Gemini. Per farlo ci serve un dizionario, aggiungiamo l'elemento dizionario e creiamo una coppia chiave-valore contenente text come chiave e la variabile domanda completa come valore. Aggiungiamo la variabile immagine codificata ad un testo, questo ci serve per controllare con un if se l'immagine è presente. Quindi aggiungiamo un se e impostiamo come condizione se testo, che contiene l'immagine codificata se è presente un'immagine, contiene /9j, che sarebbe il prefisso iniziale di un file JPEG. A questo punto, se l'immagine è presente, dobbiamo creare un JSON che passeremo come corpo della richiesta a Gemini contenente l'immagine codificata. Quindi aggiungiamo un testo e scriviamo questo JSON. Ve lo lascio in descrizione così potete copiarlo, incollarlo e sostituire solo le variabili. Una volta che abbiamo scritto questo testo lo inseriamo in una variabile che chiamiamo JSONBody. Se invece l'immagine non è presente, quindi la variabile immagine codificata non contiene il prefisso del JPEG, scriviamo quest'altro JSON, anche questo lo trovate in descrizione, e aggiungiamo questo testo alla variabile JSONBody. Ora aggiungiamo l'elemento URL e scriviamo l'URL dell'API di Gemini, che trovate anche in descrizione, inserendo le variabili model ed API key che abbiamo creato prima. Per effettuare la richiesta usiamo l'azione ottieni contenuti dall'URL. Impostiamo post come metodo della richiesta e file come corpo della richiesta, quindi passiamo la variabile JSONBody. Invece nell'intestazione della richiesta aggiungiamo una coppia chiave-valore inserendo content type come chiave e application JSON come valore. Una volta effettuata la richiesta bisogna prendere i risultati. Per fare ciò usiamo l'azione ottieni valore dizionario e prima di tutto facciamo in modo di controllare se ci sono stati errori nella richiesta. Quindi inseriamo error come chiave, modifichiamo il nome di questa variabile per comodità, anche se non è necessario farlo, e aggiungiamo un'altra azione uguale, perché dobbiamo seguire la struttura del JSON che ci viene ritornato, che è fatto in questo modo. Se volete approfondire vi lascio la documentazione ufficiale in descrizione. La seconda chiave che dobbiamo prendere è il codice dell'errore, che associamo ad un numero, usando l'elemento numero. Magari in questo specifico caso non è essenziale impostarlo su un numero, ma se volessimo aggiungere delle condizioni che controlla che numero è per sapere l'errore specifico e fare delle azioni di conseguenza, lo sarebbe. Noi ora aggiungeremo solo un controllo con un se per vedere se il numero è qualcosa, quindi se si è verificato un errore oppure no. Se il numero contiene qualsiasi valore, mostriamo un avviso che ci dice il codice dell'errore. Altrimenti prendiamo il testo della risposta di Gemini e per farlo usiamo di nuovo l'azione ottieni valore dizionario, prendendo queste chiavi dalla variabile della risposta che ho rinominato prima. Inseriamo quello che abbiamo estratto dal dizionario in un testo e lo assegniamo ad una variabile. Non è essenziale mettere il testo nel mezzo, ma con l'ottica di aggiornamenti e miglioramenti futuri è una buona cosa farlo. Ora che abbiamo la variabile risposta la possiamo mostrare, usando l'azione mostra risultato. Dopo che un risultato viene mostrato, vogliamo che venga mostrato un menu in cui possiamo scegliere cosa fare con quel risultato. Per fare ciò usiamo l'azione ripeti per fare in modo che il menu venga mostrato più volte fino a quando non viene cliccato fine.
Questo potrebbe essere utile ad esempio se vogliamo aggiungere un risultato in una nuova nota, ma vogliamo anche fare un'altra domanda. Una delle cose che vogliamo mostrare nel menu sono gli eventuali URL forniti da Gemini nella risposta, quindi è necessario estrarli dal testo. Per estrarli possiamo usare l'azione corrispondenza testo, che ci permette di filtrare delle cose in un testo tramite le espressioni regolari. In questa azione dovremmo mettere questa stringa che vi lascio in descrizione e il testo da filtrare che sarebbe risposta. Per fare una lista dei risultati che abbiamo trovato usiamo l'azione suddividi testo, dividendo i risultati per spazi. A questo punto prepariamo il nostro menu usando l'elemento elenco e aggiungiamo le varie voci del menu, quindi copia, continua chat, mostra risposta, crea nuova nota, gli URL che abbiamo preso prima e fine. Per far scegliere all'utente l'elemento da questo elenco aggiungiamo l'azione scegli da elenco e selezioniamo l'elenco che abbiamo appena creato. Questa azione ci ritorna l'elemento selezionato, quindi per gestire le azioni corrispondenti ai vari elementi del menu aggiungiamo una serie di if in cui controlliamo un elemento alla volta. Il primo è copia. Se viene selezionato questo elemento, il comportamento del comando rapido dovrà essere quello di copiare la risposta di Gemini, quindi aggiungiamo l'azione copia negli appunti, inserendo la variabile risposta. Il secondo elemento è continua chat, quindi aggiungiamo un se, con la condizione che elemento selezionato deve essere continua chat. Per continuare la chat ci sono diversi modi, soprattutto sfruttando gli API di Gemini, ma il modo più semplice per farlo, in questo caso, dato che questo non deve essere un chatbot ma un assistente, è riavviare il comando rapido, passando come input domanda e risposta precedenti. Quindi aggiungiamo un testo in cui scriviamo la domanda precedente e la relativa risposta. E usiamo l'azione esegui comando rapido passando il nome del comando rapido che stiamo creando. Se viene avviato un nuovo comando rapido, questo deve essere interrotto, quindi aggiungiamo anche l'azione interrompi comando rapido. Il terzo elemento del menu è mostra risposta, in cui possiamo usare la stessa azione che abbiamo aggiunto prima per mostrare la risposta di Gemini. Il quarto elemento è crea nuova nota. Quindi inseriamo un nuovo se con la condizione se è elemento selezionato è crea nuova nota e all'interno aggiungiamo l'azione crea nota, in cui inseriamo la variabile risposta e selezioniamo una cartella in cui creare la nota. Se volete potete creare una cartella dedicata. Un altro elemento del menu è fine. Se viene cliccato questo elemento bisogna interrompere il comando rapido. Quindi dentro la condizione se elemento selezionato è fine aggiungiamo l'azione interrompi comando rapido. Adesso l'unico elemento che manca dal menu sono gli URL. Un modo un po' grezzo per controllare se l'elemento selezionato è un URL è controllare se contiene www. Quindi aggiungiamo l'ultimo if in cui controlliamo se l'elemento selezionato contiene www e all'interno aggiungiamo l'elemento URL in cui mettiamo elemento selezionato perché appunto contiene l'URL che dovremmo aprire e l'azione apri URL che apre l'URL su Safari. Due piccoli accorgimenti che prima ho dimenticato sono che se impostiamo questa condizione in questo modo potrebbe essere vera anche quando non ci sono errori, se questo numero risulta essere 0, quindi cambiamola mettendo è maggiore di 0. Il secondo ed ultimo accorgimento è che non abbiamo aggiunto qualcosa che chiede all'utente qual è la domanda quando non viene passato nessun input al comando rapido. Per farlo aggiungiamo un altro if che controlla se la variabile input è vuota e se lo è chiede la domanda all'utente usando le stesse azioni che abbiamo aggiunto prima. Siamo arrivati alla parte del video che probabilmente è quella che interessa al 90% di voi, in cui vediamo come scaricarlo se non l'avete creato seguendo il tutorial e come configurarlo.
Ma prima vorrei dire che sicuramente questo comando rapido può essere migliorato e ottimizzato e molto probabilmente lo farò, quindi iscriviti al canale per rimanere aggiornato. Se non avete creato il comando rapido insieme a me, potete scaricarlo al link di iCloud in descrizione. Per farlo funzionare ci serve un API key che possiamo creare gratuitamente in questo sito cliccando qui. Anche questo link lo trovate in descrizione. Una volta ottenuta la chiave non dovete fare altro che copiarla e aggiungerla nel testo che abbiamo creato, oppure se lo state scaricando già fatto vi verrà chiesto di fare una breve configurazione e dovete solo incollarla. Se il video ti è piaciuto lascia un like e raccontami nei commenti come ti trovi a usare questo comando rapido.